Salve a tutti, oggi faremo l'operazione di sostituzione del copricerchio della ruota della macchina. Ho comprato un set compatibile per la Seat, sono 4 pezzi. E nella confezione ci sono 4 borchie per questa Seat e noi andremo a sostituirle rispetto a questa qua. Allora, innanzitutto, prima di acquistare un copricerchi dovete verificare qual è il diametro del cerchio della vostra auto. In questo caso il diametro della ruota della mia auto è di 15 pollici, quindi ho acquistato dei copricerchi di diametro di 15 pollici. Prima vediamo come si rimuove il vecchio cerchione, poi andiamo a installare quello nuovo. Allora, con 2 dita andiamo a infilarle qui verso l'interno e tiriamo verso di noi. Allora, in questo modo abbiamo rimosso il copricerchi dell'auto. Quindi dobbiamo andare a installare questo nuovo, ma prima vediamo a cosa serve questo copricerchio. Sì, è un elemento decorativo e protettivo del cerchione della ruota dell'auto ed è usato principalmente per la copertura di questi cerchioni che sono in acciaio. E installando i copricerchi sul cerchione evitiamo che in caso di urto con il marciapiede andiamo a deformare il cerchione. E poi è anche un elemento decorativo, perché una volta che installiamo i copricerchi non vediamo i bulloni di fissaggio della ruota e non vediamo neanche quelli che sono i pesi dell'equilibratura della ruota. Solitamente questi copricerchi sono in plastica, c'è questo filo rigido di metallo che deve essere fissato bene qui nelle scalanature. Poi, per quanto riguarda invece questa parte, deve essere in corrispondenza della valvola di gonfiaggio della ruota. Quindi la andiamo ad allineare. Andiamo a allineare in questo punto dove c'è la fessura per far passare la valvola di gonfiaggio della ruota. Poi qui c'è la valvola, quindi noi la allineiamo in questo modo. Tenendo come punto di riferimento il valvolino e poi diamo dei colpi. Dando dei colpi ben assestati riusciamo in questo modo a fissare il copricerchio alla ruota. Bene, quindi è stata un'operazione abbastanza semplice, molto simile anche il sistema di fissaggio di altri tipi di cerchi universali. Il tipo di attacco di questo vecchio copricerchio è un po' diverso, basta bloccare il ferro all'interno di questi fermi e dopodiché l'operazione di fissaggio è identica a quella che avete visto prima. L'importante è che partiamo dall'inserto del valvolino di gonfiaggio della ruota. Bene, spero che questo semplice video vi possa essere utile, ci vediamo al prossimo. Ciao!